Amici di Moto.it, ciao a tutti da Spoleto, dove si disputerà la seconda gara del trofeo italiano Scrambler e Max Enduro. Siamo qua con l'ingegnere Mariano Roman e la famiglia delle Fantic Motor Caballero. Buongiorno ingegnere Mariano Roman. Buongiorno a te, siamo qui per presentare oggi una nuova nostra creatura della famiglia Caballero, la versione Rally, che poi magari sarà illustrata più in dettaglio dal capoprogetto Filippo. Ecco, siamo molto contenti di come stanno andando le cose nella famiglia Caballero, avendo successo in quasi tutto il mondo. Stiamo vendendo molto bene in questo momento anche in Giappone, in Inghilterra, in Germania, Francia e anche nel Sud America, e oggi oggettivamente siamo in grossa difficoltà per assecondare tutte le richieste dei nostri consumatori, per cui mi scuso se qualche nostro futuro cliente dovrà aspettare un pochino per avere la nostra Caballero. Siamo comunque in piena produzione, la linea di montaggio oggi sta producendo quasi esclusivamente Caballero 500, visto il successo di questo prodotto. Infatti Mariano, io mi permetto di darti del tu perché sono di famiglia. Oggi mi vedete non con la felpa Moto.it ma con quella Fantic, perché l'anno scorso ho avuto il privilegio di correre nel neonato trofeo FMI con Giovanni Copioli, presidente della FMI, proprio con le Caballero 125, e la famiglia, ricordiamo agli amici che ci seguono, è composta da Caballero 125, 250, 500, usate tutte in gara l'anno scorso da Moto.it, e adesso, come diceva l'ingegnere Roman, c'è anche la Rally con tanti dettagli ciclistici rivisti. Però, ingegnere, adesso le do del lei. Qual è la formula del successo della vostra Caballero? Perché di Moto Scrambler ne abbiamo viste veramente tante. C'è da dire che le case italiane e straniere puntano tanto alle maxi cilindrate, invece Fantic Motor, e non solo lei, ha puntato alle piccole, però in particolare proprio voi della Fantic avete avuto un successo incredibile, direi unico. Qual è la chiave di questo successo, di questa formula Caballero? Ma molto probabilmente l'utente motociclistico ha bisogno di avere dei prodotti con cui divertirsi, no? Prodotti facili da usare. Quella che era una volta definita la moto intelligente, secondo me è questa qui, un Caballero, uno Scrambler che va dai 300 ai 500 di cilindrata, in modo che qualsiasi persona possa utilizzare questo veicolo senza quell'impegno che impone le moto di grossa cilindrata, che vanno molto bene per il turismo a lungo raggio, assolutamente, ma poco fittano con il bisogno quotidiano di andare a fare l'escursione fuori porta, la strada sterrata, qualche volta anche impegnativa, per fare finalmente quel fuoristrada leggero che ha reso famoso il mondo dell'enduro negli anni 70-80. Diciamo un rispolvero di quelli che erano i famosi XT della Yamaha, quei prodotti che hanno reso felice molti motociclisti. Aggiungo una cosa, però la ricetta deve essere condita anche dal gusto di chi le moto le sa fare, nei dettagli anche stilistici ed estetici, ma poi anche nei dettagli di guida, perché Mariano Roman di esperienza con le moto ne ha davvero tanta. Sì, oltre naturalmente alla mia esperienza, che è un po' da 40 anni che lavoro nelle moto, ma abbiamo messo su anche un team di persone estremamente professionale, che hanno una lunga storia, una lunga esperienza nello sviluppo delle moto, e questo porta ad aver realizzato un prodotto che dal punto di vista ciclistico dinamico è un prodotto di assoluta qualità. Questa è una delle ricette fondamentali per essere vincenti nel settore delle moto. Dobbiamo fare dei prodotti che alla fine funzionino, siano divertenti, e posso dire nel mio team di lavoro, oltre naturalmente a Filippo che è il capoprogetto, ci sono anche tutta una serie di giovani ingegneri coadiuvati e supportati da persone di grande esperienza come il Caio Pellizzon, che è uno dei personaggi mitici del motociclismo italiano nell'ambito soprattutto della definizione della ciclistica, il Coco Gaetano, che è stato per tanti anni responsabile del reparto corse per quanto riguarda la ciclistica di Aprilia, messi assieme con dei giovani che hanno una passione infinita e una voglia di imparare, di sviluppare. Ecco che questo è il mix che porta a fare dei prodotti di altissimo livello. Oltre naturalmente un designer che ha la passione nel cuore, Riccardo Chiosi, che ha fatto con questo prodotto e con tutti i prodotti Fantic dei prodotti di grande design, di grande buon gusto. Adesso passiamo da Filippo Roman, responsabile del progetto della nuova Fantic Rally.
Filippo, accompagnaci a scoprire questa versione che abbiamo già visto a Lake, ma l'abbiamo già presentata su moto.it, però adesso raccontaci quali sono le varianti estetiche e tecniche rispetto alla Caballero 500 che vediamo di sfondo. Va bene, ciao a tutti anche da parte mia. Allora, abbiamo lavorato principalmente sulla ciclistica insieme con Gaetano Cocco, come ha ricordato Mariano prima, e a Caio Pellizzon. Abbiamo migliorato la ciclistica, il forcellone Vediamolo subito. è diventato in alluminio, risparmiando 3 kg di peso rispetto alla versione dello Scrambler che era invece in acciaio. Quindi come peso come siamo adesso? La moto, diciamo, adesso è sempre 150 kg a secco, perché diciamo, i componenti che abbiamo aggiunto rispetto a quelli che abbiamo alleggerito, insomma il peso si compensa, quindi il peso non è variato nonostante abbiamo aggiunto dei componenti come il paramotore qui sotto per diciamo, proteggere il telaio e il motore dai possibili urti durante l'utilizzo fuori strada. Abbiamo aggiunto anche qui per lo stesso motivo una griglia davanti al radiatore, sempre per proteggerlo. Dicevo però i vantaggi maggiori sono per quanto riguarda la ciclistica. Abbiamo aumentato l'escursione delle sospensioni da 150 mm a 200 mm, aggiungendo le regolazioni idrauliche anche. Andiamo a vederle qua dietro il manubrio, dovremmo vedere le piastre con le nuove regolazioni, ce le spieghi? Esattamente, allora questa qui è la regolazione per la compressione, qui a destra invece abbiamo la regolazione del precarico della molla e qui in basso abbiamo la regolazione invece per la compressione della forcella. Qui dietro invece abbiamo la regolazione della compressione per quanto riguarda l'ammortizzatore con la bomboletta, il piggyback separato, e qui sotto invece dovremmo riuscire a vedere, eccola qui, la regolazione per l'estensione, e sempre poi è presente la ghiera del precarico per la regolazione del precarico della molla. Poi abbiamo anche dettagli estetici sul frontale con parafango, griglie varie. Abbiamo aggiunto una griglia di protezione del radiatore, una tabella per la possibilità di attaccare un numero se si fanno delle piccole competizioni come nel caso del trofeo Scrambler. Abbiamo messo il parafango alto in tipico stile enduro, i parasteli attaccati direttamente ai piedini della forcella, e per ultimo abbiamo voluto equipaggiare la moto con delle gomme più adatte all'utilizzo fuoristrada, che sono le Michelin Anaki Wild in questo caso, mantenendo sempre invariati i diametri dei cerchi, 19 all'anteriore e 17 al posteriore. Mentre ricordiamo che la meccanica non cambia, abbiamo un motore monocilindrico raffreddato a liquido. Raccontaci un po' le caratteristiche. Allora, le caratteristiche del motore sono 40 cavalli di potenza, 43 Nm di coppia, raffreddato a liquido, una distribuzione monoalbero con 4 valvole per cilindro. Adesso le vediamo qua insieme la versione Rally, che è proposta per il momento solo in questa colorazione verde, sì. Mentre dietro abbiamo le 500 che già avete visto su moto.it col classico rosso. Ma tutte queste differenze, quindi sospensioni regolabili a lunga escursione, forcellone in alluminio e dettagli estetici diversi, che aumento di prezzo comportano rispetto alla versione che già conosciamo? Ma secondo noi un aumento di prezzo contenuto, perché passiamo dai 6.590 euro della versione Scrambler ai 7.190 euro di questa versione Rally. Fantastico, grazie Filippo. Adesso, se mi dai il permesso, io metto il casco e vado a provarla, a fare il giro col classico commento dentro il casco di moto.it. Certo, molto volentieri. Ragazzi, eccoci partiti con la Rally della Caballero. Faccio outing e vi dico che mi era piaciuta molto in fiera, e adesso in sella trovo una moto sostanzialmente diversa dalla Caballero 500 con cui ho corso anche l'anno scorso. Perché vi dico questo? Perché le sospensioni a escursione maggiorata cambiano profondamente l'impatto con la moto, è molto più alta di sospensioni, passiamo da 150 a 200 mm, quindi c'è tanta escursione in più e la moto è più alta. Sospensioni regolabili della Fantic, sono una produzione europea, vengono fatte in Spagna da un fornitore della Fantic, ma il progetto è completamente Fantic Motor. Vanno molto bene per il momento su asfalto, guardate anche se provo la frenata col grosso disco anteriore, la risposta è convincente, e poi il motore da 40 cavalli
spinge davvero tanto. Sapete, con motore Zongchen di produzione cinese, messo a punto poi nello scarico Arrow e nella centralina in Italia da Fantic Motor, e dà una gran bella risposta già ai medi. Poi sopra spinge molto bene. Le gomme sono le Michelin Anaki Wild, belle tassellate, vanno bene anche sull'asfalto asciutto. Guardate qua sullo sconnesso, mi diverto con la moto a giocare, c'è una bella agilità, leggermente inferiore rispetto alla Caballero 500, perché c'è ovviamente un baricentro più alto, però non possiamo certo lamentarci, la moto va davvero bene. Il rumore di scarico non me lo ricordavo così gasante con la 500 standard. Vedete che non disturba neanche le signore qua nel paese. Siamo attorno a Spoleto per la seconda prova del trofeo italiano Scrambler, e la moto è davvero bella, leggerissima, viene voglia di giocare. Adesso non posso farlo in un centro abitato, mannaggia. Proseguiamo nello stretto, è veramente facile, molto comoda, comandi morbidissimi, rumore allo scarico davvero bello. E adesso finalmente siamo in fuoristrada, vediamo come va, seguiamo le frecce, molto agile anche nella guida in piedi. Sono passato la guida in piedi, il motore è fantastico, 500, ma che spinta ha ai medi. Frenata con ABS disinseribile, adesso lo lascio addirittura inserito perché non mi dà affatto fastidio. Qua proseguiamo nella discesa, vedete ho inchiodato davanti a questo tornante, vi faccio sentire anche il rumore, ma che bella che è la 500 Rally. Sentite il motore, tocco il gas e schizza via subito, fantastica, davvero bella. Motore prontissimo, ottima risposta, cambio dolce, ruota anteriore da 19, però in fuoristrada vi assicuro che si può davvero osare e in piedi si guida bene. È sempre larga a livello di polpacci, ma lo era anche prima. Guardate qua, un po' più sconnesso, va su veramente in maniera facilissima. E le sospensioni si sente che hanno un comportamento diverso rispetto alla Caballero Scrambler tradizionale, perché sono meno secche, più morbide anche su strada, ma poi in fuoristrada aiutano davvero tanto. Guardate anche su questo brecciolino come si gioca tra le curve, fantastica, veramente bella. Proseguiamo questa salita sassosa, ottima guida anche in piedi, asfalto facile per fare delle belle gite, ma in fuoristrada poi è una moto con cui potrete fare tante belle escursioni. Caballero 500 versione rally, mi sei piaciuta. Ovviamente è una Scrambler, non aspettatevi protezione dall'aria o possibilità di portare i valigioni in vacanza ad agosto in Sardegna, però per divertirsi nelle gite fuori porta anche in due grazie al bel sellone c'è tutto quello che serve. Adesso con la Rally 500 siamo passati a un altro ambito ancora, quello cittadino, perché è una Scrambler di media cilindrata e quindi penso che tanti lo useranno soprattutto in città. Ecco, qui il cambio è appena duro con i rapporti più bassi, prima e seconda quando è giù di giri, però sentite la risposta, è prontissima. Adesso faccio apposta a mettere la quarta e vedete non c'è uno strappo, è un motore dolcissimo con una bella coppia a metà e con le gomme tassellate si muove alla grande anche in ambito urbano. Sospensioni che sono ancora più morbide, quindi sono più dolci nell'assorbire le sconnessioni che per fortuna di chi abita a Spoleto qui mancano. Poi guardate quando riapro, è un attimo anche in città superare i limiti, perché comunque 40 cavalli sono una gran bella potenza. La Rally viaggia, è come se viaggia. Posizione molto comoda, qui ho anche
questa mascherina optional che serve a mettere il numero di gara se fate il trofeo italiano Scrambler. Poi guardate come è veramente agile nel traffico, meno agile della Caballero Scrambler 500, ma comunque la Rally resta molto ben manovrabile. Difetti, se pensiamo veramente alla sua missione di utilizzo, che è urbano, extraurbano per brevi gite anche in due col comodo sellone, è difficile trovarne perché ha un rapporto qualità-prezzo davvero convincente. Infatti la Fantic fa fatica a stare dietro la produzione. Questo motore, tra l'altro monoalbero 4 valvole iniezione, spinge molto bene, ha tantissima coppia a metà e un bel caratterino in alto, cambio ben rapportato e frenata, vedete, è molto modulabile, non potentissima per non mettere in crisi le gomme tassellate, ma si modula molto bene. Adesso giriamo a destra e facciamo un allungo sulla strada veloce per farvi sentire proprio le doti della Rally. Terza, sono già 80 all'ora, avete visto che rapidità. In sesta a 90 all'ora, non sono neanche a 4000 giri, quindi regime di tutto riposo. Sella molto comoda anche sulle distanze un po' più extraurbane. L'aria ovviamente la prendo, ma non c'è neanche bisogno di dirlo, e vibrazioni molto ridotte nonostante un manubrio sportivo montato senza supporti elastici. Ragazzi, sono tornato dalla prova con la Rally che vedete qua dietro e vedete anche una faccia sorridente perché la nuova Fantic Caballero 500 mi è piaciuta molto, lo si vede dal sorriso, e non perché stravolga quanto già ha fatto vedere la Caballero 500. Adesso vediamo anche il presidente Copioli che la sta provando, Giovanni Copioli, che correrà anche lui nel trofeo Maxi Enduro con la Caballero 500. Vi dicevo, non stravolge quello che fa la moto che avete visto passare adesso. Questa ha l'escursione maggiore delle sospensioni, ha dettagli estetici diversi, il forcellone in alluminio, quindi è sicuramente più curata, però va come la Caballero che conosciamo. Ha un vantaggio molto grande secondo me, è più adatta ai piloti alti perché la sella ovviamente è parecchio più alta per via delle sospensioni a escursione maggiorata, quindi se superate il 1,80 m vi troverete davvero bene con questa moto perché vi fa sentire proprio a casa, come su una moto da enduro degli anni 70. Vi faccio vedere un po' di dettagli che prima magari abbiamo sorvolato perché sono già noti della Caballero, di tutta la famiglia Caballero, come le piastre in alluminio, guardate che dettagli curati, piastre anche della forcella ricavate dal pieno, guardate com'è curata questa moto, anche i mozzi sono molto belli, impianto frenante by Bre, e la forcella della Fantic Motor realizzata in Europa da un fornitore spagnolo. Altra vista del motore, si vede la frizione col comando a cavo, la testa monoalbero verniciata di nero e anche i carter neri con invece il cilindro in colore argento. Ponte di comando con i comandi classici, ABS disinseribile, vedete i blocchetti sono molto tradizionali con gli specchietti che possono essere ripiegati. Adesso passando per finire ai pro e contro della moto, sicuramente tra i pro c'è un rapporto qualità-prezzo molto buono perché a 7.190 euro portate a casa una moto ben rifinita che va molto bene per fare le gite fuori porta, per girare in città, per portare anche il passeggero perché è ospitato molto bene su questo sellone molto imbottito. Ovviamente non è da viaggio, però ci si sta bene. Difetti, al massimo ho trovato il cambio che ogni tanto è duretto in città nel passaggio prima e seconda, però rapporti molto ben spaziati e una corsa breve della leva, quindi nel complesso una moto riuscita, lo dimostrano le vendite perché la Fantic fa fatica a stare dietro la produzione. Quindi adesso la Caballero direi che la posso lasciare in questa versione Rally tutta per voi nei commenti su moto.it, e vi ricordo una cosa fondamentale quando fate anche i giretti più semplici in fuoristrada: le protezioni, il paraschiena e anche la prudenza che non guasta mai, e non superate mai la linea bianca. Adesso sotto che commenti iscrivetevi al nostro canale e buon giro in moto con la nuova Caballero 500. Ciao a tutti!